Rieccoci quest'oggi, come vedete con le nostre Lenormand, ovviamente nella versione delle Bluebird. Quindi quest'oggi, Sibille, che cosa appunto chiederemo quest'oggi a questo fascinosissimo mazzo di Sibille? È un amore difficile. Cerchiamo quindi di capire effettivamente questa persona che immagine ha di noi, cosa vuole veramente da noi, dalla nostra storia, quali sono effettivamente per lui o per lei ovviamente gli ostacoli che ci separano, cosa non ci dice in riferimento realmente alla sua interiorità, sentimenti, paure, quindi cosa anche ci nasconde effettivamente. Cerchiamo di capire se eventualmente questa persona possa avere un interesse magari nello spiarci, per esempio sui social, nel carpire informazioni, per esempio sul nostro conto. Cerchiamo un po' quindi di indagare sull'interiorità ovviamente di questa persona e chiaramente cerchiamo di capire come procederà il futuro, l'immediato futuro, se ci saranno o meno appunto ostacoli e ovviamente anche diciamo uno sguardo più in là nel tempo. Ovviamente, come sempre, ragazzi, io vi rimando in descrizione al link di un mio video che fa parte della playlist dei corsi, videocorsi, una playlist molto ricca perché ormai diciamo sono presenti ben 37 video, quindi quasi una quarantina di video, inerenti ovviamente tutti i tarocchi, carta per carta, rune, sibille, oracoli e che dir si voglia, d'accordo? Quindi una playlist molto ricca, utile per chiunque voglia ovviamente approcciare alla tarologia e alla cartomanzia. Basta semplicemente ovviamente cliccare appunto sul link che vi lascio in descrizione. Per poter accedere a questo video, al video inerente le Lenormand nello specifico, oppure anche a tutti gli altri video. Questo video sarà ad una sola variante. Settimana scorsa ho pubblicato praticamente quasi sempre video doppia variante, ora pubblicherò per un po' video a variante unica, proprio perché so che alcuni di voi amano particolarmente la variante unica e io voglio sempre cercare di accontentare un po' tutti. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare a mescolare il mazzo delle nostre Lenormand e dunque facciamoci guidare dal principio di sincronicità. Vediamo un po'. Perfetto, dunque, come potete vedere qui abbiamo una stesa a 7 carte che io ho già usato più volte sul canale, detta appunto stesa dell'amore.
o appunto metodo dello specchio del cuore, una metodologia che permette proprio di analizzare effettivamente nel dettaglio posizioni, a mio avviso, molto importanti per cercare appunto di capire questa persona, la persona che avete nel cuore, nei vostri pensieri, appunto, effettivamente cosa pensi e provi e come andrà ad agire. Prima carta estratta, cosa prova veramente per voi, cioè le sue emozioni autentiche. Seconda carta estratta, come vi vede, cioè l'immagine, il ruolo che vorrebbe voi abbiate nella sua vita. Terza carta, ciò che lui desidera, realmente ovviamente, da voi dal rapporto. Quarta carta, le sue paure. Che cosa nasconde, cosa non vi dice? Quinta posizione. Sesta posizione, le azioni che attuerà a breve. Settima ed ultima posizione, l'esito finale della relazione, lo sviluppo del vostro rapporto. Dunque, vediamo ovviamente la prima posizione, che a mio avviso è molto importante perché è inerente alle sue autentiche emozioni, cioè quello che questa persona ovviamente sente e che spesso potrebbe non coincidere con ciò che mostra. Che carta meravigliosa! Allora, qui abbiamo la Sibilla del Giglio. Questa è una carta bellissima, ragazzi, perché innanzitutto il Giglio parla di sessualità, eh? È una delle carte delle Lenormand più legate ovviamente all'erotismo. Quindi, fuori di dubbio che voi piacciate molto a livello, diciamo, ecco, fisico a questa persona. Però a differenza, per esempio, della Sibilla della frusta, che rappresenta, ecco, sesso occasionale, in questo caso invece il Giglio rappresenta proprio un sesso consapevole, quindi anche supportato da sentimenti, da reali emozioni. Questa persona prova per voi delle forti emozioni, vi vede comunque come una persona molto, ripeto, bella, di bell'aspetto, affascinante, molto sensuale, ma ovviamente vi vede anche come una persona molto tenera, una persona capace di dare tanto, una persona dal cuore buono, gentile, educato, una persona con la quale è possibile costruire una storia d'amore e un rapporto maturo, senza ombre, un rapporto vero e sincero. Quindi questa persona ha effettivamente un'immagine di voi molto positiva, ma soprattutto è questo quello che lui prova per voi, cioè il desiderio di costruire una, diciamo, storia matura, una storia comunque limpida, una storia ovviamente senza sotterfugi, alla luce del sole. In caso ovviamente questa persona di cui voi abbiate chiesto appunto alle Sibille sia una persona impegnata, per questa persona il fatto che lui sia impegnato è un problema, oppure in caso voi lo siate, perché ovviamente è una persona che non ama, ripeto, vivere le situazioni d'amore, diciamo, ecco, doppie, parallele. Questa non è proprio la classica persona che vive allegramente i tradimenti. Quindi una persona interessatissima a voi, che vi vede soprattutto, ecco, da un punto di vista fisico molto belle, molto appetibili, ma è anche una persona che ama la lealtà. Quindi in caso voi o lui o entrambi siate impegnati, è un problema per questa persona, perché ama i rapporti senza ombre, o se non altro con voi vorrebbe vivere appunto un rapporto senza ombre. È chiaro che la carta del Giglio rappresenta la sessualità, quindi comunque anche in caso entrambi siate impegnati o uno dei due, questo ovviamente non gli impedisce
o non le impedisce di desiderarvi, questo sicuramente, anzi fantastica direi, ovviamente molto su di voi. Però è chiaro che comunque ha dei sentimenti, secondo me anche già ad uno stadio avanzato, quindi non possiamo parlare di amore, okay, perché non è la carta per esempio del cuore, ma comunque diciamo una sorta di anticamera dell'amore, cioè una persona che comunque prova per voi già delle ottime emozioni, che ovviamente possono trasformarsi sicuramente in vero amore. Ripeto però che per questa persona è fondamentale la lealtà. Quindi in caso fosse impegnata questa persona o in caso voi siate impegnate, ovviamente per questa persona quest'impegno parallelo prima o poi andrebbe chiuso, eh. Quindi non è la classica persona che ama i rapporti doppi, perché il Giglio rappresenta proprio la purezza, la saggezza, la serenità, la pace, quindi un rapporto privo di problemi. E sa che voi potreste garantire a lui o a lei questa situazione, d'accordo? Però è chiaro che tutte, diciamo, ecco, le condizioni devono coincidere. Ora cerchiamo di vedere in seconda posizione proprio l'immagine che ha di voi, cioè che ruolo ricoprite ovviamente nei suoi pensieri, al di là, ripeto, di questa forte attrazione. L'ancora, caspita, allora vi vede come una persona solida, una persona molto stabile, una persona che ha degli obiettivi, una persona risolta, arrivata, diciamo, quindi una persona con forte volontà, con grande determinazione, con un controllo pieno della situazione. Quindi una persona che ovviamente vi vede molto sicure o sicuri, una persona che vi vede decise, combattive ovviamente, risolute, a volte un po' poco flessibili, cioè, ha capito che voi siete sicuramente un osso duro, questo sicuramente, perché vi vede magari a volte un po' arroccati o arroccate, ecco, nelle vostre posizioni, ma la cosa assolutamente non gli dà fastidio, anzi lo vede come un pregio, quindi di stabilità, ripeto, no, quindi vi vede come delle persone molto solide. Ecco, vi vede anche come proprio la classica persona che può rimanere legata ab eterno, diciamo, ad un compagno, quindi non una persona superficiale, una persona, diciamo, che comunque sa dare valore ai rapporti, che tende a creare rapporti durevoli e ovviamente una persona che riesce quindi a gestire anche un rapporto d'amore con grande maturità, la stessa maturità che avevamo visto nella carta del Giglio. Ecco, una caratteristica che io amo dell'ancora è ovviamente il vedere in un'altra persona qualcosa, diciamo, di mandato dalla sorte, dal destino che arriva per restare. Quindi è una persona che vi vede un po' come una sorta di per sempre, appunto, quindi una persona che sa essere anche ostinata nello scegliere un'altra persona al suo fianco e quindi una persona capace di grande fedeltà, di un legame appunto solido, di una stabilità che evidentemente questa persona vuole, di cui ha bisogno, perché come vedete questo concetto è ribadito 2 volte sia nel Giglio che nell'Ancora, d'accordo? Quindi ha un'immagine di voi meravigliosa, quindi di donna o comunque di uomo, di una purezza d'animo e di una stabilità, di un equilibrio interiore invidiabile, al di là delle vostre difficoltà, perché ovviamente questa è una stesa dal titolo Amore difficile. Sì, al di là di queste difficoltà, comunque questa persona vi vede estremamente forti, determinati, ovviamente capaci, anche nel superare questi ostacoli. In caso però, ecco, forse unico neo, voi siate impegnate, questa persona, torno ovviamente a ribadire questo concetto, vede nel vostro legame con il vostro partner un problema. Proprio perché vede in voi una persona stabile che tende ai legami lunghi e a rimanere appunto
una donna ancorata, no, appunto al legame ufficiale che ha, teme che questa situazione alla lunga possa divenire, diciamo, un problema. Quindi unico neo in caso voi siate impegnate. Quindi questa persona teme che voi vi ostiniate a rimanere comunque nell'ambito del vostro rapporto ufficiale, non dando magari a lui la possibilità comunque di aprirsi. Però comunque una carta di forza, di determinazione, di ostinazione positiva nei confronti comunque dell'amore. Vediamo ora, ragazzi, in terza posizione che cosa abbiamo, che cosa desidera veramente da voi, dal rapporto, e che cosa spera che ovviamente accada. Allora, la carta del cane è una carta molto bella, la 18ª Sibilla, ovviamente parla di nuovo, fedeltà e lealtà. Mamma mia, questa persona ama le cose pulite, Già, ovviamente, un concetto ribadito in 3 Sibille. Quindi questa è una persona che ama ovviamente le storie alla luce del sole, non ama i sotterfugi, non ama i rapporti ecco nascosti, se non altro non per lungo tempo, ok? Quindi è una persona che ama molto la lealtà. Che cosa vorrebbe? Allora, innanzitutto la carta del cane però non parla, ripeto, in questo momento, nel presente, diciamo di un rapporto modello matrimonio, non è la carta dell'anello, ok? Non è, diciamo, una carta che ci parla di un, diciamo, ecco, rapporto che preveda una sorta di, diciamo, ecco, ufficialità, non vuol mettersi l'anello al dito questa persona, cioè ragazzi la carta del cane parla di un'amicizia, diciamo, con benefits comunque di un'amicizia leale, affettuosa, dell'iniziare o ovviamente procedere lungo il vostro rapporto senza però in questo momento, nel momento presente, cercare un impegno, diciamo, particolarmente soffocante, cioè questa persona non ama soffocare, ma non ama nemmeno essere soffocata. Da legami troppo stretti, ma non perché questa persona voglia qualcosa di superficiale con voi, lo abbiamo detto, assolutamente no, questa persona cerca qualcosa di importante con voi, lo abbiamo visto nella carta del Giglio, d'accordo? Quindi non è una persona che sta cercando l'avventura, qui non c'è la carta del serpente, ok? Ma non è, ripeto, nemmeno la carta dell'anello, quindi è una persona che vuole conoscervi, che vuole cercare in tutti i modi di superare le difficoltà che invece ovviamente vi dividono, però ovviamente cercando un rapporto che proceda passo dopo passo. Quindi conoscendovi sempre di più, sostenendovi sempre di più, perché il cane parla ovviamente di lealtà, di sostegno, di ottimi consigli, quindi di qualcosa che è ancora ad uno stadio embrionale, senza però ovviamente forzare troppo i tempi o comunque la mano affinché diventi, diciamo, ecco, un fidanzamento, un matrimonio ufficiale, d'accordo? Cioè, questa è una persona che vi vuole, perché la carta del cane parla di sentimenti, parla di amore, parla di lealtà, d'accordo? Parla di una persona che vuole starvi accanto, però ovviamente in questo momento questa persona non se la sente, ovviamente, di avere comunque per esempio un legame che possa implicare, ripeto, o un impegno ufficiale o comunque un impegno, diciamo, eccessivo da parte sua. Ripeto, non vuole l'avventuretta erotica basata semplicemente su incontri alla belle meglio, ok? Quindi non è la carta del serpente, però non è nemmeno la carta, ripeto, del cuore o dell'anello o della casa, d'accordo? Quindi non è una persona che in questo momento, ragazzi, sta cercando, ecco, il matrimonio, per farvi capire. Vuole procedere nel vostro rapporto, però, ripeto, passo dopo passo, lasciando comunque che la situazione migliori giorno dopo giorno, conoscendovi ovviamente sempre di più. È una carta che parla di, ripeto, collaborazione, di inviti, di incontri. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona vuole
anche recuperare o farvi recuperare fiducia nel rapporto, magari una fiducia persa a causa di queste difficoltà, vuole darvi sostegno e vuole dare ovviamente stabilità, continuità al rapporto, cioè vuole assolutamente che tra di voi venga ristabilita una sorta di serenità, di equilibrio, un ambiente privo di litigi, di tensioni, quindi un ambiente confortevole, accogliente. Quindi sicuramente questa è una persona che conta comunque di potervi vedere o incontrare anche a breve, perché comunque le tempistiche della carta del cane sono molto veloci, circa 2-3 settimane, una ventina di giorni al massimo, cioè questa è comunque una persona che, ripeto, vuole continuare comunque il vostro rapporto, non c'è nessun desiderio di chiudere questo rapporto, ma vuole comunque approfondire 3 concetti fondamentali: fiducia, sostegno e stabilità. D'accordo? Motivo per cui non vuole accelerare i tempi, ok? Quindi è una persona veramente molto interessata a voi, oltre che, lo abbiamo visto, molto attratta da voi. È una persona che non vede l'ora di rivedervi, di risentirvi, conta in qualche modo di sbloccare anche la situazione, diciamo, a breve, entro le prossime 3-4, ripeto, settimane al massimo. È una persona che cercherà, quindi vuole, almeno nelle sue intenzioni, sbloccare questa situazione, ma vi ripeto, è comunque una persona che vuole andarci cauta, semplicemente cauta, ma questo non vuol dire non avere interesse, anzi è il contrario, vuol capire ancora di più come possa procedere la vostra situazione, ma non intende assolutamente chiudere la situazione, perché il cane rappresenta la fedeltà non solo ad una persona, ma anche ad un amore, anche ad un affetto, anche ad un interesse, d'accordo? Quindi questa persona continuerà ad avere interesse ovviamente nei vostri confronti. Vediamo ora, ragazzi, appunto in quarta posizione, che cosa teme? Le paure legate a voi due, ai sentimenti, agli impegni, magari anche a ferite del passato. Allora, ecco, la carta del quadrifoglio teme la cattiva sorte, teme la mala sorte, gli sgambetti del destino questa persona. Allora, ragazzi, sicuramente questa persona in passato ha vissuto situazioni non fortunate, quindi evidentemente deve aver già avuto interesse per comunque un'altra persona, interesse che poi obiettivamente non si è concretizzato, perché sicuramente la carta del quadrifoglio parla di chi in amore non è stato proprio, ecco, sempre così fortunato. Quindi questa persona sicuramente, in quanto a sfortuna, ha già dato. E dunque, di conseguenza, questa persona ha paura che di nuovo, nuovamente il destino, il karma, la sorte, il fato, chiamatela un po' ovviamente come volete, ecco, la mala sorte possa in qualche modo intervenire e ovviamente allontanarvi, quindi che questi ostacoli possano perdurare, ovviamente nonostante la sua volontà di chiaramente procedere. È una persona che teme appunto che la situazione possa divenire troppo difficile, anche magari per voi da sopportare, e che anche e soprattutto i tempi si possano allungare, perché la carta del quadrifoglio in accezione positiva parla, ripeto, di ostacoli che vengono meno e ovviamente di aiuti da parte della sorte e soprattutto di tempistiche brevissime, perché il quadrifoglio e ad esempio il cavaliere, ecco, sono le carte che hanno tra le Sibille e le Normand, ecco, le tempistiche più veloci. Quindi questa persona, in accezione ovviamente negativa, teme la mala sorte, quindi gli sgambetti da parte del destino, del karma, e soprattutto tempistiche troppo lunghe. Quindi teme, diciamo, ecco, eventi avversi che possano in qualche modo anche portare avanti troppo per le lunghe delle situazioni di difficoltà. Lo abbiamo visto con il cane, che lui invece vorrebbe entro le prossime 2, 3, 4 settimane al massimo sbloccare la situazione e quindi evidentemente anche cercare in qualche modo di risolvere proprio
ecco, gli ostacoli più spinosi che vi possano allontanare. In questo caso, ovviamente, questa persona teme invece che nonostante gli sforzi, la situazione possa essere, diciamo, avversa, quindi che ci possano essere degli eventi imprevisti, situazioni che non si possano, diciamo, preventivare e che invece contribuiscano in qualche modo ad allontanarvi, d'accordo? Quindi a rendere questa situazione ancora più difficile. Quindi brutte sorprese. Ecco, fondamentalmente ha paura di questo. Perché ovviamente lui la volontà ce la mette, ma chiaramente mette anche in conto che noi non viviamo ovviamente sotto una campana di vetro e che di conseguenza ci possano essere delle situazioni esterne che in qualche modo possano allontanarvi ovviamente da lui, d'accordo? Quindi è una persona che è pronta, con la carta del quadrifoglio, ad approfittare anche di situazioni vantaggiose che possano in qualche modo, ecco, riportarvi a lui. Quindi è una persona anche furba e anche molto abile. Quindi in caso comunque voi, diciamo, ecco, fatichiate nell'avere contatti, proprio anche a livello pratico, magari questa persona potrebbe non avere il vostro numero di cellulare, oppure potrebbe averlo, ma magari faticare appunto nel contattarvi perché è impegnato, perché voi impegnate, ecco che comunque questa persona è molto furba, è molto abile e cercherà il modo per potersi invece agganciare a voi, quindi sicuramente potrebbe spiarvi anche sui social, perché la carta del quadrifoglio parla proprio di questo, di chi sa approfittare di qualsiasi occasione, cioè in caso voi postiate qualcosa di particolarmente interessante, potrebbe fingere, diciamo, ecco, un approccio così banale per poter comunque superare determinate barriere e ostacoli, d'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona molto furba e molto attenta a qualsiasi movimento vostro e della sorte. Quindi ha un interesse incredibile nei vostri confronti, nonostante sia un amore appunto difficile, però effettivamente questa persona, vi ripeto, vuole continuare a starvi dietro e a portare avanti questa situazione nonostante, ripeto, le difficoltà. Vediamo ora ragazzi in quinta posizione che cosa nasconde, cioè le sue paure, quello che tiene dentro, magari appunto per orgoglio, timidezza o magari anche confusione. Allora, qui abbiamo la Sibilla della montagna. Allora, questa è una persona che teme un blocco, cioè lui non ve lo porrà mai il blocco, quindi non dovete ovviamente temere che questa persona possa in qualche modo bloccare la vostra storia, ma assolutamente, perché lui teme il blocco. Quindi l'abbiamo visto con il quadrifoglio, ora lo vediamo con la montagna, cioè teme che voi d'improvviso possiate scomparire alla faccia della terra e di conseguenza, ecco, interrompere questa situazione. Quindi teme che cosa? La montagna, cioè un ostacolo insormontabile, qualcosa di eccessivamente difficile da superare, ritardi, situazioni, ecco, troppo lente. Lo abbiamo detto, è impaziente. Mamma mia, questa persona non solo è interessatissima a voi, ma è anche molto impaziente perché, lo abbiamo detto anche con il quadrifoglio, teme che la situazione possa rallentare. E ora di nuovo con la montagna abbiamo come paura, diciamo, ecco, proprio la lentezza della situazione. Quindi non vede l'ora questa persona di poter cambiare le cose. Quindi ambisce veramente ad una trasformazione della vostra storia, lo abbiamo detto con la carta del cane, ma teme appunto queste sfide che diventino effettivamente qualcosa di insuperabile. Attenzione ragazzi, perché la carta della montagna spesso rappresenta proprio nell'estese un nemico in carne e ossa, quindi una sorta di rivale, qualcuno che può sabotare appunto il rapporto. Quindi, ripeto, in caso voi siate impegnate, il vostro compagno ufficiale è visto come altro che fumo negli occhi, cioè come una persona veramente fastidiosa e pericolosa. In caso lui sia impegnato, la compagna ufficiale, ma potrebbe essere anche per esempio un collega invidioso o comunque anche dei familiari.
quindi qualcuno che però ha un ruolo importante, cioè non l'amico o l'amica di turno, qualcuno che però potrebbe in qualche modo bloccare le vostre comunicazioni e questo rapporto. Quindi effettivamente diciamo che questa persona teme effettivamente non soltanto lo sgambetto della sorte, come abbiamo visto con il quadrifoglio, ma anche, diciamo, effettivamente l'intervento di una persona, ecco, diciamo, in carne e ossa, d'accordo? Quindi comunque questa persona ha paura che qualcuno possa proprio intromettersi, arrivare a gamba tesa nell'ambito del vostro rapporto. Inoltre la carta della montagna, che come potete vedere ha veramente tantissimi significati, può rappresentare anche chi ha paura, diciamo, di, come dicevamo prima, impegnarsi in maniera ufficiale, ok? Mettersi l'anello al dito a seguito di un passato doloroso. E quindi potrebbe trattarsi di una persona che, come abbiamo detto con la carta del cane, appunto, tende a voler procedere per piccoli passi e mai accelerare i tempi. Quindi un motivo di ostacolo tra voi e questa persona potrebbe proprio essere il fatto che questa persona magari o sia single da molto tempo o in questo momento preferisca, ripeto, procedere per piccoli passi proprio perché è scottata da un passato molto doloroso. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona che comunque ambisce al voler continuare il vostro rapporto, quello sicuramente, ma teme innanzitutto un nemico reale in carne e ossa, teme ovviamente, come abbiamo detto poco fa con la carta del quadrifoglio, ecco un intervento poco carino anche da parte della sorte, teme tempistiche troppo lunghe perché questa persona freme ed è impaziente, ma soprattutto questa persona potrebbe avere alle spalle un passato doloroso che ovviamente le impone di procedere per gradi, d'accordo? Ma questo ve l'avevo già detto con la carta del cane, non vuole un rapporto occasionale, però per il momento preferisce procedere a piccoli passi, proprio a causa di questo pesante passato. Che diciamo gli ha fatto anche un po' perdere fiducia nel destino, perché comunque non vede nel tempo e nel destino, ecco, due grandi amici, anzi diffida molto sia dell'uno che dell'altro. Stranamente abbiamo sempre visto stese sino ad ora di persone lentissime, che invece veramente amavano, no, appunto Cronos, il tempo, comunque decisioni lente, quel famoso maledetto eremita dei tarocchi. Ecco, questa è una persona totalmente diversa. È una persona impaziente che freme, ovviamente, perché chiaramente vi desidera, l'abbiamo detto col Giglio, ma non solo per quello, perché vuole proprio portare a piena realizzazione, a concretizzazione, ecco, questo percorso che si è immaginato ovviamente con voi. Quindi questa è una persona molto impaziente che detesta i tempi lunghi, quindi stranamente abbiamo un soggetto molto diverso dalla media dei soggetti che vediamo costantemente e quotidianamente nelle varie stese. Vediamo ora ragazzi in penultima posizione, quindi sesta carta, effettivamente i prossimi passi. Vediamo un po', ecco appunto. Allora qui abbiamo la carta delle nuvole. Non preoccupatevi perché la carta delle nuvole parla di ostacoli solo temporanei. La carta delle nuvole identifica sempre questo, quindi qualcosa che ovviamente può venire momentaneamente ad oscurare la situazione, ma torna ovviamente sempre il sereno, d'accordo? Quindi non è la famosa tanto temuta montagna che lui ha ovviamente tra le sue paure, ecco, no, quindi non c'è nessun tipo di blocco grave, ovviamente insormontabile tra di voi, quindi le sue paure sono totalmente infondate, ma anche le vostre. Sì, ci possono essere dei piccoli ostacoli, perché la carta delle nuvole parla, ripeto, di situazioni impreviste, piccoli ritardi, ok? Quindi ostacoli improvvisi, però sempre di breve durata.
Le tempistiche infatti della carta delle nuvole sono molto veloci, è la sesta Sibilla Lenormand, quindi grosso modo ostacoli che possono perdurare da un minimo di 6 giorni ovviamente a un massimo di 6 settimane, quindi stiamo parlando di 2 mesi, 2-3 mesetti al massimo ragazzi, però effettivamente comunque delle situazioni impreviste che però non comporteranno una chiusura, ok? Quindi non c'è la carta della falce, non c'è la carta della frusta, non c'è la carta della bara, non stiamo parlando ovviamente di situazioni particolarmente difficili, sono soltanto delle piccole nuvolaglie passeggere, d'accordo? Quindi momento di incertezza, cioè questa persona veramente potrebbe sentirsi un po' nervosa, instabile, non a proprio agio nella situazione, incerta su come dovrebbe agire, cosa dovrebbe fare, come le cose potrebbero andare avanti. Quindi è una carta che parla di stress mentale, quindi voi potreste vedere, sentire questa persona ancora un po', ecco, stressata, preoccupata, a causa però di questi rallentamenti momentanei, ok, di situazioni ancora di incertezza che possono turbare questa persona. Ma perché la turbano? Perché questa persona vi vuole, altrimenti se ne fregherebbe ovviamente al massimo. Quindi è chiaro che invece questa persona si sta preoccupando, ma perché vi vuole? D'accordo? Quindi se vogliamo ha anche un risvolto positivo la carta delle nuvole, perché vi dà una riprova in più del fatto che questa persona è realmente interessata a voi. D'accordo? Quindi piccoli contrattempi, quindi situazioni che sembrano apparentemente non andare in porto, ma che poi, ripeto, lasciano lo spazio al sereno, perché le nuvole rappresentano un qualcosa di assolutamente passeggero. Caso voi abbiate modo di vedere o sentire questa persona, potreste notare un atteggiamento altalenante, d'accordo? Quindi comunque una persona magari particolarmente umorale, a volte allegra, propositiva, altre volte magari quasi distratta, ma non perché non vi vuole, ripeto, ma perché preoccupata, perché si sta facendo tante domande, si farà tante domande, proprio perché è molto impaziente questa persona, evidentemente di fronte anche al prossimo ostacolo e al prossimo imprevisto reagirà magari in maniera un po' preoccupata, d'accordo? Ecco, questa persona potrebbe essere anche in un periodo di stress mentale, cioè in caso lavori tanto, abbia comunque dei problemi, ad esempio familiari, o in caso questa persona sia impegnata e per esempio si debba occupare dei figli piuttosto che della compagna ufficiale, ecco che questo potrebbe essere un momento proprio di stanchezza, d'accordo? Che può causare solo rallentamenti momentanei, ma nulla di più, d'accordo? Quindi vorrebbe far di più questa persona con la carta delle nuvole, si perderà anche molto nei suoi pensieri, no? Cercherà di capire come, dove, quando poter smuovere la situazione, perché vuole di più questa persona, è proprio tanto tanto impaziente, d'accordo? Vi vuole a tutti i costi, quindi vorrebbe che le cose cambiassero. Chiaro che non sempre nella vita le cose vanno come noi vogliamo, però ovviamente questo sicuramente potrebbe magari mostrare un po' di incertezza, quindi in caso magari questa persona non vi contatti domani, ecco, sappiate che la motivazione è ovviamente legata a questo, cioè all'incertezza dell'azione, soprattutto in caso quella montagna si riferisca ad una persona in carne e ossa, soprattutto in caso voi ad esempio siate impegnate, attenzione perché potrebbe proprio essere, diciamo, ecco, una persona che infastidisce molto il soggetto della stesa. Vediamo ora ragazzi, in ultima posizione che cosa abbiamo. Quindi cerchiamo di capire un po', ecco, la direzione che prenderà il vostro legame, lo sviluppo ovviamente del vostro rapporto. Allora, qui abbiamo la carta della luna. Mi raccomando ragazzi, la carta della luna non ha nulla a che vedere come significati ovviamente con la carta della luna dei tarocchi, esattamente come la torre nelle Lenormand non ha nulla a che vedere con la torre dei tarocchi. Ovviamente il nome è lo stesso,
quindi la denominazione della carta è la stessa, però chiaramente non c'entra niente per quanto riguarda i significati. Queste sono le sibille e le Normand, quindi non i tarocchi, per cui la luna non ha la stessa valenza, di conseguenza ovviamente con questo voglio sottolinearvi la positività ovviamente di questa carta, che è ovviamente una carta che parla di emozioni, di sentimenti, di sogni, di fantasie, quindi anche di grande intuito, quindi capacità sicuramente di superare gli ostacoli grazie al proprio intuito, quindi non tanto grazie alla razionalità, ma grazie all'istinto che porterà questa persona a scegliere il modo giusto e il momento giusto per concretizzare le proprie idee. È una carta che parla di fecondità di idee, di tanti progetti, di situazioni nuove che appunto verranno in aiuto e che quindi vi aiuteranno ad abbattere qualsiasi tipologia, diciamo, ecco, di ostacoli. Ma saranno proprio i desideri rappresentati dalla luna che porteranno questa persona in qualche modo ad agire e ad agire anche in modo molto romantico. La luna parla di appunto romanticismo, parla di seduzione e parla di sensualità. Quindi questa persona sarà abbagliata sempre di più dalla vostra sensualità e dalla vostra bellezza, quindi non potrà fare a meno di in qualche modo anche proprio spiarvi, perché la luna può anche ovviamente nelle sibille rappresentare comunque chi tende a carpire informazioni perché ha bisogno questa persona fisicamente di vedervi, di toccarvi, di sentirvi e dunque ovviamente per cercare di superare determinati ostacoli questa persona veramente farà di tutto. Quindi è una carta che parla di pensieri, è una carta che parla, ripeto, di tante fantasie, anche, ecco, diciamo erotiche, ed è una carta che parla sicuramente di un rapporto affettivo che ovviamente continua, che prende corpo, qui non ci sono ovviamente rotture, chiusure, ma ve lo avevo già detto, preannunciato, questa persona non vuole assolutamente chiudere con voi, ma ovviamente parla comunque sicuramente di appuntamenti molto romantici, di chimica, di feeling, di attrazione, di un forte legame emotivo tra due persone, di una sensazione di innamoramento che ovviamente procederà in maniera molto importante in entrambi, quindi lui si sentirà sempre più legato a voi e voi sempre più ovviamente legate a lui. I tempi, tra l'altro, della luna sono rapidi, appunto rispetto alla luna dei tarocchi, quindi una carta che può parlare anche di situazioni che avvengono entro poche ore, pochi giorni, o al massimo appunto qualche settimana, ma ovviamente sempre tenendo conto del ciclo lunare, quindi al massimo 28-30 giorni, d'accordo? Quindi al massimo un mese. Sicuramente la luna parla comunque di nuove idee, nuovi progetti che prendono corpo proprio grazie a dei profondi desideri, ad un'attrazione, una chimica fantastica tra voi e questa persona che porterà questa persona a cercare di agire in tutti i modi per superare gli ostacoli. Ovviamente può parlare anche appunto di appuntamenti e di incontri nascosti, proprio perché chiaramente in caso voi siate impegnate o l'altra persona lo sia o entrambi, la luna parla di un desiderio che non vuole ostacoli, quindi questa persona farà di tutto pur di ovviamente potervi rivedere anche agendo di nascosto, d'accordo? Solitamente diciamo ecco la luna riguarda tutto ciò che avviene, viene fatto di notte o comunque di sera, quindi questa persona sicuramente carpirà altre vostre informazioni o potrebbe scrivervi di sera o potrebbe proprio proporvi un appuntamento in data serale ovviamente o notturna, quindi sicuramente tra voi e questa persona ci sarà
uno sblocco importante che ovviamente garantirà, ripeto, momenti romantici, quindi un grande feeling, una grande chimica, una grande attrazione. Questa persona vi farà capire che è cotta di voi e che ovviamente non ha nessuna intenzione di mollare qui la situazione. Alla faccia di tutti questi ostacoli, diciamo, ecco, portati dal destino o in carne e ossa, d'accordo? Quindi questa persona sarà assolutamente sedotta da voi, una persona che ovviamente non vedrà l'ora di potervi abbracciare anche di nascosto, eh. Quindi questa persona è capace di qualsiasi pazzia per amore, perché la luna parla proprio di questo, comunque di situazioni anche di intrighi, diciamo comunque di situazioni molto belle che comunque ovviamente possono piacere, portare grande soddisfazione e appagamento sensuale e sessuale, anche ovviamente in entrambi. Quindi sicuramente il legame emotivo verrà percepito, sicuramente questa persona farà di tutto per farvi arrivare dei segnali ben chiari. D'accordo? E lo farà grazie all'intuito, eh? Quindi evidentemente ci sarà un grande feeling emotivo fra di voi. Cioè riuscirete a capirvi magari anche senza parlare, quindi anche senza contattarvi. Potrebbe raggiungervi, ripeto, anche attraverso i social, o comunque facendovi notare che guarda le vostre storie o il vostro profilo Telegram piuttosto che WhatsApp. Cioè questa è una persona che effettivamente vi farà capire che comunque, insomma, per voi prova veramente qualcosa di molto importante. Quindi, ripeto, momenti di grande trasporto, appuntamenti romantici, chimica, attrazione alle stelle, con tempistiche, ripeto, molto molto veloci. Di conseguenza, entro al massimo un mesetto, ecco, questa situazione finalmente, ovviamente, verrà comunque se non altro a concretizzarsi negli elementi più importanti che abbiamo visto sin dall'inizio col Giglio, cioè la sensualità, la forte attrazione fisica, il trasporto emotivo e questi sentimenti che vanno a crescere inesorabilmente, cioè questa è stata proprio veramente una cotta, un innamoramento pazzesco. È chiaro ragazzi che in caso voi ovviamente siate impegnate o lo sia l'altra persona, la carta della luna può parlare anche di infedeltà, però un'infedeltà che né voi né l'altra persona vivrete in maniera così, diciamo, ecco, appesantita. Se all'inizio abbiamo visto con il Giglio, l'Ancora, comunque il cane, questa persona pensava a voi comunque come a un qualcosa sicuramente alla luce del sole, pensa a voi come a un qualcosa alla luce del sole, ecco, la passione, il trasporto sarà talmente forte, accrescerà talmente tanto che non ce la fa questa persona, Quindi obiettivamente cederete entrambi sicuramente appunto alla passione, d'accordo? Comunque qui cadranno, ecco, dei tabù, delle ritrosie sia da parte di lui che eventualmente anche da parte vostra. Quindi entro sicuramente un mesetto, chiaramente questa situazione prenderà ovviamente corpo, d'accordo? E ripeto, momento della giornata molto proficuo per questi appuntamenti o comunque contatti, il serale e ovviamente la notte. Dunque, questa stesa termina qui. Ovviamente, come sempre, ragazzi, io lo ripeto, queste sono stese interattive che ovviamente si rivolgono ad un pubblico ampio. In caso voi vogliate delle specifiche relative alla vostra situazione e solo alla vostra situazione, io ovviamente, come sempre, lascio a schermo e anche in descrizione il mio indirizzo email sul quale contattarmi per consulti privati. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, buon percorso karmico e a presto!